fare un'insalata di pasta bella, fresca, che non diventi di un colore inguardabile dopo mezz'ora, insomma, che resti buona, e non è per niente scontato. Oggi andremo con questa ricetta a vedere tutti i particolari che renderanno la nostra insalata di pasta più bella e anche più buona. Cominciamo scegliendo una pasta non troppo grande e che abbia comunque un bello spessore, trafilata al bronzo, bella ruvida, e la facciamo cuocere normalmente con l'acqua salata e bella al dente e la raffreddiamo. Però primo trucco, una volta fredda non lasciatela nell'acqua, tiratela fuori subito, perché l'acqua si gonfia, la beve l'acqua, anche se è fredda la beve, diventa grossa, quindi dietro front rifacciamo. Mettiamo subito la nostra pasta al dente sotto il rubinetto, la raffreddiamo e appena è fredda via subito dall'acqua e va scolata. Ora prepariamo il condimento. Secondo consiglio importante, allora, intanto non tagliate tutto troppo piccolo, tagliateli un pochino grossi. Se voi fate l'insalata di pasta la mattina per la sera o la sera per la mattina, non conditela subito. Cuocete la pasta, la raffreddate in goccio d'olio in frigorifero separatamente, preparate tutto il condimento già tagliato e pronto, però non lo mischiate con la pasta, tanto mischiarlo ci vuole 20 secondi, lo fate al momento, così la pasta non si berrà tutto il succo del pomodoro e non si gonfierà. Ma io ora questa qui la devo fare perché la dobbiamo mangiare tra mezz'ora e quindi me la condisco. Ci metto i pomodori tagliati un po' grossi, belli sodi, il basilico strappato con le mani, della mozzarella a pezzettini, e ci metterò anche altri ingredienti, quelli che preferite ci potete mettere, tutto quello che vi piace. In questo caso ci metterò anche del tonno e delle olive, tutto molto fresco. Tonno andiamo a scegliere quello in scatola, ma quello delle scatole un po' più grandi, non quelle scatolette piccoline 80 grammi che c'è dentro tutte le bricioline. Quindi torniamo indietro, tonno bello e a pezzi grossi, non mettetelo dentro tutto sbriciolato, ma quello è una questione di gusti, però a pezzi grossi, poi a sbriciolarsi fa sempre in tempo. Delle ottime olive piccole, nere, magari le taggiasche di qualità, sale e pepe, perché lavandola la pasta ha portato via il sale, e un po' di olio extravergine di oliva alla fine sopra, e mischiamolo. Quando mischiate l'insalata di pasta, non macinatela, una girata leggera, magari mettete su anche il condimento se volete, giusto quella mezz'ora prima di servirla la mischiate, o anche un minuto prima, ancora meglio. Ma guardate cosa ho fatto, io ho tenuto da parte un pochino di ogni ingrediente e ora cosa faccio? Io questi qua ce li metto sopra, perché anche l'occhio vuole la sua pasta, quindi una volta che ho condito la mia insalata di pasta la metto nell'insalatiera o la lascio anche nella pentola stessa, ma qui il canale dobbiamo fare il cinema, quindi mettiamo nella ciotolina, poi sopra ci metto la parte degli ingredienti che avevo tenuto da parte, così sembrerà più bella, più ricca e anche molto più scenica, molto più bella da vedere. Vedete i pomodori un po' più grossi messi sopra, delle foglie di basilico intera e i pezzi di mozzarella più belli che avevo, tutto sopra. Quindi ho del condimento nella pasta e un pochino anche sopra, e ora andando a tirare sulla pasta verrà su anche una parte del condimento che gli ho messo sopra, quindi è più bella, più fresca e più buona.